Ciao a tutti amici di Sorare Telegram Player, ben arrivati nel quinto appuntamento di Sorare Tutorial. Questa sera parleremo del wallet Ethereum e del wallet Euro. Siamo addirittura d'arrivo nella prossima puntata, parleremo del mercato e di come affrontarlo, quindi questa puntata è propedeutica per riuscire a capire come acquistare i giocatori e quindi come organizzare un wallet e configurarlo nel migliore dei modi. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like al video se vi piace questo contenuto e iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdervi i prossimi video. Bene, detto questo possiamo iniziare. Allora, questo è il mio account Sorare. In alto abbiamo visto nella scorsa puntata la parte gioco con le competizioni in arrivo e tutti i tipi di competizioni, le cap, eccetera. Oggi parleremo del wallet. Come vedete qui in alto c'è questo. Cliccando vi si apre il vostro wallet. Il mio è già configurato e ci sono anche qualcosa su di euro ed è configurato in un wallet in euro e in un wallet Ethereum. Allora, il primo consiglio che vi do, se vi approcciate per la prima volta e non avete dimestichezza con le criptovalute e non conoscete le Ethereum, è completamente indifferente, quindi io vi consiglio di utilizzare euro oppure utilizzare, se avete dimestichezza e sappiamo di che cosa state parlando, usare Ethereum. Perché ho detto scegliere? Perché poi alla fine il wallet lo scegliete voi, avete la possibilità, questo è da poco, da qualche settimana, avete la possibilità di scegliere se avere un wallet solo euro, un wallet solo Ethereum o un wallet mix, come questo qui che vedete qui che ho scelto io. Quindi io ho scelto di avere entrambi i wallet perché ogni wallet può acquistare determinate carte, ok? Quindi io ho scelto entrambi per aprire la possibilità di vendere, acquistare a chiunque, sia a chi ha euro che sia a chi ha Ethereum. Quindi non vi spaventate quando sentite parlare di Ethereum, è una delle cose che molto spesso allontana oppure spaventa. Non è niente di impossibile, non è niente di impossibile da capire se volete approcciarvi. Se invece non avete interesse di capire o impegnarvi a capire che cos'è l'Ethereum, potete scegliere il wallet in euro in modo tale che tutto è molto più semplice. Bene, allora ho alcuni screenshot che vi fa vedere. Allora, questo è un esempio di noi che andiamo ad acquistare un giocatore all'asta, ovviamente questo è un esempio, avendo configurato solo il wallet euro che si chiama Cash Wallet. Loro identificano Cash Wallet perché si possono scegliere varie valute, quindi potete scegliere la sterlina, l'euro e il dollaro. Ovviamente noi parleremo in euro per parlare una lingua universale per tutti. Bene, in questo caso è un esempio di una persona che ha configurato il solo Cash Wallet e quindi non Ethereum, quindi può acquistare e fare un'offerta per un determinato giocatore solo con il proprio portafoglio Cash Wallet. Poi, questo è un esempio di chi ha configurato il portafoglio come me e quindi con entrambi i portafogli. Bene, in questo caso c'è più scelta, si può scegliere di acquistare con il Cash Wallet, con Ethereum o con carte di credito, Apple Pay o qualsiasi cosa. Vi ricordo che questa opzione è accessibile anche per chi sceglie soltanto il cash wallet, basta semplicemente configurare una carta di credito oppure un conto. Vi ricordo che se non l'avete fatto c'è il video che vi metto qui sotto in descrizione in cui spiego che cos'è Revolut, che è un conto ottimo per giocare su Sorare in quanto c'è anche il cashback del 2% sugli acquisti fatti su Sorare. Bene, questo è un esempio di un deposito con il cash wallet. Quindi in questo caso possiamo depositare per la prima volta, dovremo inserire i numeri di una carta di credito o del conto che preferiamo, di qualunque tipo di circuito, scegliamo la somma, mettiamo i numeri della carta di credito e fare praticamente review deposit. Praticamente nella fase successiva il caricamento è quasi istantaneo e vengono caricati sul vostro cash wallet. Questi soldi, ad esempio 25 dollari o 25 euro, quello che sia, quello che sono, ve li troverete sul vostro cash wallet e potete utilizzarli per acquistare i giocatori e per fare le varie movimentazioni di mercato.
mentre per le volte successive del deposito, quindi dopo averla inserita la prima volta, la carta di credito rimane salvata, potete anche eliminarla se volete all'interno delle impostazioni del profilo e in modo tale da non dover reinserire tutti di nuovo i soldi. Una volta fatto la prima volta, questa carta di credito vi rimarrà salvata, quindi potrete utilizzarla sia in automatico per aggiungere dei soldi al vostro cash wallet oppure per acquistare i giocatori direttamente con la vostra carta di credito. Ehm, Questo è un esempio di un acquisto di un giocatore per un manager che ha configurato solo il cash wallet. Se il giocatore che vende la carta, in questo caso una carta di esempio, a 51, per esempio in questo caso 51 dollari, se ha ammesso che lui ha soltanto il cash wallet, soltanto chi ha cash wallet può acquistare quella carta. Mentre per chi invece sceglie, come ho fatto io, entrambi i portafogli, ed è questo il motivo poi per il quale ho scelto di avere entrambi, per aprirmi a tutti i manager, chiunque vuole acquistare la mia carta in vendita può scegliere il metodo preferito, quindi mi può pagare con cash wallet, in Ethereum, con carta di credito, Apple Pay, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un esempio di un cash wallet, di un wallet configurato solo cash wallet, quindi avrà soltanto la visualizzazione dei soldi in euro e sotto tutte quante le movimentazioni. Questo è un esempio come quello che ho fatto vedere del mio, con entrambi i wallet configurati. Questo è un esempio di chi sceglie solo Ethereum, perché c'è anche il caso di chi sceglie soltanto Ethereum. Nel caso di Ethereum, soltanto chi ha un wallet Ethereum può acquistare determinate carte. Ovviamente lui, chi ha il wallet in Ethereum, può acquistare le carte all'asta soltanto con Ethereum. Questa è la configurazione del cash wallet. Per configurarlo praticamente si va a scegliere il tipo di moneta che vogliamo, quindi euro, dollaro, sterlina, come dicevo, la banca dove è situata, nome, cognome, il numero, il number che sarebbe il vostro CAP, poi l'account number e bisogna aggiungere l'indirizzo, ok? L'indirizzo di residenza, la via, la città, eccetera, eccetera, e premere avanti. Una volta fatto questo, soltanto una volta, il vostro wallet è configurato. Quindi poi potete configurare la banca dove potete versare i vostri soldi. Allora, in questo caso, che è una cosa molto importante da capire, se scegliete Ethereum e quindi il concetto è molto complicato, bisognerebbe fare un video a parte dove si analizza bene Ethereum e se non lo conoscete per questo vi ho detto magari di escluderla per il momento, comunque in qualsiasi momento potete cambiare idea, potete aggiungerlo anche in un secondo momento. Se scegliete il cash wallet, voi potete prendere i soldi di una vendita che avete su Sorare e trasferirli sulla vostra banca. Quindi, una volta fatto, selezionato l'account, selezionato l'ammontare dei soldi che volete trasferire sulla vostra banca e questi vi vengono trasferiti. Mentre per quanto riguarda gli Ethereum che vengono trasferiti, deve essere selezionato devi possedere un wallet in Ethereum con altre applicazioni terze e in quel caso il trasferimento viene applicata una commissione che è importante, la commissione è molto alta. Per questo questo aggiornamento che è stato fatto 2 settimane fa è molto importante perché in questa maniera il cash wallet è molto più flessibile, si riescono ad inserire i soldi praticamente velocemente senza commissioni e si riescono a far uscire i soldi da Sorare velocemente e senza commissioni. Le commissioni forse sono proprio minime, mentre con il discorso Ethereum ogni spostamento parliamo che per inserire 30 euro all'interno del gioco soltanto perché c'era solo Ethereum si prendevano 5 euro di commissione, quindi nel conto del gioco ti ritrovavi con 25. Adesso con questa doppia opzione per me è diventato molto più comodo utilizzare il cash wallet per entrare soldi e nel caso in cui fate una vendita molto importante e volete spostare una parte di quei soldi sul vostro conto corrente è molto più veloce e molto più semplice. Allora, ecco qui uno schema che spiega un po' quello che abbiamo detto. Allora,
Ci sono, come abbiamo detto, tre tipi di venditori. C'è chi usa cash only e quindi il cash wallet, chi ha, come nel mio caso, sia il cash wallet che il wallet in Ethereum, e chi ha soltanto Ethereum. Bene, chi sceglie il venditore che mette in vendita una carta solo come cash e quindi vuole soltanto euro o dollaro, può vendere quella carta a chi ha configurato il portafoglio o solo un cash wallet, quindi solo parliamo euro, oppure entrambi, quindi euro e Ethereum. Se una persona ha il portafoglio solo in Ethereum, come in questo caso, non può acquistare la carta di chi ha messo in vendita solo la carta soltanto con euro. Chi nel mio caso ha il portafoglio configurato con entrambe le opzioni può vendere a chiunque, quindi può vendere solo a chi c'ha il cash, solo a chi ha l'Ethereum e solo a chi ha entrambi. Quindi praticamente è questo il motivo per cui io consiglio questo portafoglio qui, perché vi apre la possibilità a tutti i venditori e a tutti gli acquirenti, anche perché ci sono alcune volte delle carte che sono in vendita a un prezzo basso che magari è posseduta da chi ha solo Ethereum e voi magari non potete acquistarla perché non avete configurato il portafoglio. Quindi io consiglio questa opzione, anche se non si conosce bene Ethereum, ma abbiamo visto, sono anni che ci siamo dentro questo gioco, abbiamo visto che la conoscenza serve, ma comunque è molto semplice, basta semplicemente un po' di impegno e si capisce com'è il funzionamento di Ethereum. L'unica difficoltà che si hanno, come dicevo prima, inserire e uscire i soldi dal gioco. Mentre chi sceglie soltanto Ethereum ha il problema che chi vende una carta solo in Ethereum, per chi ha solo cash, come vedete il tratteggiato praticamente ancora è in via di definizione, non può acquistarlo per il momento, ok? Quindi rimaniamo che è come se non ci fosse. Quindi chi ha il portafoglio solo, chi vende una carta e decide di avere i soldi soltanto in Ethereum, non può vendere la carta a chi sceglie, a chi ha solo un portafoglio di solo cash. Può venderla a chi ha cash e Ethereum e può venderla a chi ha solo Ethereum, ovviamente. Una cosa fondamentale da vedere è che se si hanno due portafogli come il mio, e questo è uno dei difetti di avere entrambi i portafogli, supponiamo che c'è una carta sul mercato che costa 12 euro, io potenzialmente ho 12 euro, però ho 9 euro da una parte e 5 euro da un'altra, non posso acquistare quella carta, ok? Perché se lui l'ha messa in vendita, mettiamo con entrambe le valute, i soldi non si possono mischiare, quindi posso acquistare una carta fino a un massimo di 9 euro utilizzando Ethereum, posso acquistare una carta massimo di 5 euro utilizzando il saldo di Cash Wallet. Quindi i due saldi non si possono mischiare, quindi questo potrebbe essere un problema da questo punto di vista, ma spostare i soldi da una parte all'altra lo si può fare tramite qualche operazione di mercato. Ad esempio, vendo una carta, compro una carta a 5 euro e la metto in vendita sperando che magari la rimetto in vendita di nuovo subito a 5 Ethereum, e magari spero che qualcuno se la compri in Ethereum e quindi passo i soldi da quest'altro wallet. Ma queste sono cose che poi magari vediamo con il tempo e sono tecniche che si vedono piano piano e si imparano giocando. Bene, questa è la parte che spiega praticamente il funzionamento del wallet. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, io sono qui, basta commentare qui sotto, io vi rispondo. Potete venirmi a trovare in tutti i social che sono qui in descrizione, quindi c'è anche un gruppo Telegram in cui potete chiedere a me, potete chiedere a chi volete che si trova all'interno del gruppo, e mi potete trovare su Facebook, ovunque. Quindi se avete dubbi sul Cash Wallet, volete approfondire, volete seguire, mi trovate nei social oppure il giovedì live su Twitch e possiamo chiarire qualunque dubbio insieme. Allora, io vi ringrazio per aver seguito questo quinto appuntamento e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo del mercato e finalmente cominceremo a vedere qualche offerta, qualche acquisto di qualche giocatore e quant'altro, e quindi entreremo nel vivo del mercato. Grazie mille a tutti, buona serata, Solitarian Player.